La virtualizzazione è paragonabile quindi alla creazione in 3D di un progetto. L'abbiamo detto prima e adesso piano piano andiamo a comprendere meglio. Perché? Perché permette di avere chiarezza di ogni aspetto ed elemento che ne permettono la sua realizzazione. Ecco il perché prima dicevo, virtualizzando possiamo comprendere dove andare a modificare e soprattutto comprendiamo se effettivamente è il nostro obiettivo, in base a cosa? In base alle sensazioni che andiamo a provare. Quella che noi chiamiamo oggi virtualizzazione è quello che hanno sempre fatto i grandi geni, cioè inconsapevolmente loro cosa facevano? Virtualizzavano ciò che gli arrivava come immagine e quindi da lì comprendevano cosa era utile portare avanti e cosa era utile invece modificare. Quindi ecco, il genio lavora principalmente in questa modalità. La virtualizzazione quindi è il processo che aiuta la comprensione e la fattibilità del progetto. Virtualizzare è la tecnica praticata attraverso il coinvolgimento di tutti e 5 i sensi. E quindi cosa è necessario fare? Adesso vi do proprio le basi. È necessario vedere le strutture, vedere le persone, gli animali, gli oggetti che sono coinvolti, percepirne la forma, le dimensioni, i colori. Quindi tutto ciò che è legato proprio alla nostra parte visiva. È anche necessario provare le sensazioni tattili, quelle dei materiali, quelle appunto degli oggetti, quello della temperatura esterna, il tempo atmosferico per esempio. Cioè adesso mi immagino la mia giornata ideale al mare, la butto lì, no? Che tempo c'è? Che temperatura c'è? Sto sudando? C'è venticello? Sono sotto l'ombrellone? Quindi qual è la sensazione che io ricevo dall'esterno? La sensazione per esempio di salsedine sulla pelle? Cioè, capite la differenza? Sembrano banali queste cose, ma invece sono assolutamente fondamentali. Sono stesa sull'asciugamano. L'asciugamano com'è? È morbido? È rigido? C'è una stuola sotto? Sono sullo sdraio. La sensazione dello sdraio sulla pelle com'è? È importantissimo tutto questo. Sono a contatto con qualcuno o sono distanziata e quindi percepisco solo la mia presenza? È importantissima proprio questa cosa. Quindi i colori, la parte visiva, le forme, come sono nitide, sono sfocate. Questo per dare i primi 2 sensi. Dobbiamo sentire i suoni, la musica, i rumori, le parole che vengono dette. Cioè, se sono in spiaggia, quali sono i rumori che io sento? C'è qualcuno che ha la musica nel posto dove sono? Sono isolata o sono dove, per esempio, c'è un chioschetto che mette la musica? E allora qual è la musica che io sento in quel momento? Quali sono le parole che sto dicendo se sto parlando con qualcuno o se sto ascoltando qualcuno? Capite come diventa molto più complesso rispetto alla visualizzazione? E poi c'è il gusto, cioè sono in spiaggia, magari sto mangiando un gelato, mi sto bevendo una bibita. Che gusto c'è? Che profumi e odori ci sono? E quindi andiamo a inserire l'olfatto. Prima dicevo, no, la sensazione di salsedine, sì, ma il profumo che ha quella zona di mare lì, qual è? I profumi che arrivano
delle creme solari, per esempio, no? Che le persone possono utilizzare. Quindi è molto più complessa una virtualizzazione rispetto alla visualizzazione, ma alla fine, nel momento in cui io riesco a virtualizzare bene, a ottimizzare la mia virtualizzazione, questa mia azione, riesco a rendere sempre più vicina alla realtà il mio sogno, il mio obiettivo, la mia missione, perché è sempre più vicino alla realtà come sensazioni che io provo. E quindi stabilisco io le sensazioni che voglio provare. Perché? Perché se io stabilisco le sensazioni che voglio provare, comprendo il mio obiettivo. Tutto questo genera delle sensazioni in noi che ci spingono quindi poi a fare questa azione, perché sono sensazioni che ci danno soddisfazione già virtualmente, allora andiamo a renderla reale. Dobbiamo però, per renderla reale, passare attraverso i sensi dell'azione. Vi ricordate, no? I 5 sensi dell'azione, che sono le mani, le gambe, la bocca, l'ano e i genitali, con le 5 funzioni che abbiamo sempre detto: la manifestazione, l'andare avanti, la comunicazione, che può essere sia verbale sia su altri piani, il lasciare andare tutto ciò che non ci serve più, che è inutile, che è tossico, e i genitali per la creazione. La creazione e quindi quella parte proprio immaginativa, perché la manifestazione invece è quella parte che io già ho immaginato e che poi concretizzo. E quindi dobbiamo manifestare il progetto, lo dobbiamo poi implementare nelle sue dinamiche di azione. Attraverso cosa? Attraverso proprio azioni mirate. Dobbiamo esprimere noi stessi all'interno di quel progetto, cioè io come mi contestualizzo all'interno di tutto questo progetto. Dopodiché dobbiamo lasciare andare, come dicevo poco fa, tutto ciò che è inutile e dannoso per il nostro obiettivo, e questo lo scopriamo appunto virtualizzando, perché diciamo ok, quella cosa non è utile, mentre mi è utile l'altra, e alla fine riusciamo a giungere a quella che è la concretizzazione vera e propria.